Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. Questo è il 15° episodio del restauro dello Zip e in questo episodio siamo finalmente a provare lo scooter seriamente in un posto inaspettato, a casa del mio amico Simone. Ciao a tutti ragazzi. Sarà una giornata di rodaggio e di test per lo zippino. Andremo a controllare il completo funzionamento di tutti i componenti e di fare poi una carburazione per la stagione che c'è in questo periodo. Invece purtroppo per la trasmissione non abbiamo modo di tararla, in quanto i componenti che mi servono per fare alcune prove non mi sono ancora arrivati. Inoltre, non utilizzandolo in strada ma utilizzandolo in pista, la taratura della trasmissione sarà poi da effettuare in ogni pista in cui andrò. Quindi per ora vediamo un po' come gira e ci facciamo un'idea su quali componenti si potranno essere cambiati o sostituiti. Esattamente, la giornata di oggi, come abbiamo detto prima, è un test per vedere proprio che tutti i componenti vadano a funzionare correttamente e per fare una carburazione. La taratura, appunto, ogni pista ha la sua taratura, come poi ogni pilota ha anche il suo modo di andare. Certo, infatti. Dunque direi che per ora è tutto, adesso ci spostiamo vicino alla strada, lo accendiamo e gli diamo una bella scaldata e poi qualche bel giro. Tolgo le chiavi che tanto non servono a nulla. Sì, lo so. Allora adesso facciamo un recap della carburazione. Non ricordo più. Era 90. Abbiamo la vite dell'aria che a 2 giri svitata da tutto chiuso, getto massimo 90, getto minimo 60 e lo spillo la seconda tacca a partire dall'alto verso il basso. Dunque adesso dobbiamo rodare anche un pochino i freni, quindi che siamo sui 30 gradi, facciamo un po' di avanti e indietro e vediamo intanto come gira. Partiamo!
Non troppo. Ah, gusto da cottino. Sì? Beh, oh. Beh, tutto nuovo. Sì. Ma bella... Fa una bella ruta, eh. Secondo me è un po' grasso ancora. No, ma si sente. Si sente che è grasso. Sì, sì. Giro fatto anche da Simo. È grasso sicuramente, quindi adesso andiamo lì in officina e vediamo un po' di abbassare qualche punto di spruzzatore. Comunque dai, sembra girare discretamente bene. Allora, cosa mettiamo su? L'85? Adesso proviamo con un 85, lasciamo il Segia sulla seconda attacca dello spillo, spruzzatore del minimo lasciamo sempre quello lì. Sì, anch'io lascerei quello. E poi proviamo. E come trasmissione dai, non sembra poi così male. Adesso sul dritto non è che si capisca molto, effettivamente, non c'è curva e cose così. Però finché non si mette a posto la carburazione, esatto, la taratura si fa poco. Cosa volevo dire anche? Probabilmente, secondo me, metterei le mollettine della frizione, passerei una tacca più morbida, giusto per provare, ma adesso non abbiamo niente, quindi tanto si carbura. Ok, allora abbiamo messo lo spruzzatore dell'85 e devo dire che è strano guidare lo scooter dopo anni che non lo guidavo, quindi stiamo ritornando nel punto di prova, Nel testing point. testing point, e dai, dovrebbe andare meglio adesso sicuramente. Niente, quindi adesso di nuovo GoPro e accendiamo, scaldiamo un attimo e poi si parte. Vai, impizza lo testo, giro. Giusto. Se no calcio mezz'ora e nessuno mi dice niente. Sempre al primo colpo. Quant'è di temperatura? Oh, senti già la differenza Sì, è vero, si sente già la differenza. Cambia tutto, è già cambiato. Dai, adesso va meglio sicuramente. Ma va meglio.
Una bomba! La molla di contrasto dura, secondo me, perché se tu non riesci mai ad arrivare alla fine. Secondo me la molla di contrasto è dura. I rulli per me vanno bene, perché i rulli te lo portano su bene, però la molla di contrasto è un po' durettina. Carburazione cosa dici? Ma secondo me... Un puntino, 2. Sì, giusto per provare un puntino 2 di carburazione, che forse è ancora un po'... Però lì è più minimo, Sì, dici? Lì è più oggetto del minimo. Sì, quello sì. Però sì, probabilmente anche come dici tu la molla di contrasto, La molla di contrasto è un po' durettina. Un pilino... Sì. 57 gradi comunque. Proviamo a fare qualche altro giro. Sì. Ora si impenna, Esatto. Sì, la molla è dura. Quando ho fatto la partenza hai sentito quel quello lì è la molla di contrasto dura. Dai, Poi allora comunque... la rossa che ho preso secondo me va bene. Poi comunque la trasmissione si scalda, fare queste partenzine qua del c***o si scalda tantissimo. Quant'è di temperatura? 64 gradi? Sì. Buono dai, cosa dici? Ah no, il motore gira benissimo, quello sì, niente da dire. Facciamo... Ultime piccole cose e poi siamo pronti. Dunque, siamo giunti al termine del test. Innanzitutto iniziamo col dirvi che con la carburazione ci siamo fermati qua e dunque siamo rimasti con un getto massimo da 85, getto minimo del 60, pillo sulla seconda tacca e 2 giri a svitare della vite dell'aria da tutta chiusa. Altre modifiche che andremo che pensiamo di andare ad effettuare saranno abbassare il getto del minimo da un 60 che abbiamo ora, come ha detto Diego, a un 55. Esatto. E poi in base al tempo, temperature, tutto, giornata o settimana prima di andare in pista andremo ancora a controllare qualcosina sul getto del massimo. Per quanto riguarda la trasmissione abbiamo notato che la molla di contrasto è leggermente dura, infatti fa un po' fatica a raggiungere la velocità massima, dunque anche questa è una modifica che sicuramente effettueremo e abbasseremo appunto di una tacca, diciamo così, della molla di contrasto, quindi una più morbida. Per quanto riguarda rulli mollette andremo a valutare se cambiarle o meno in base alla nuova molla di contrasto che appunto Diego sta aspettando. Sì, esatto, sì, dovrebbe arrivare a brevissimo e ho preso quella rossa. Comunque nel complesso direi che va tutto bene, sospensioni, freni, non si è smontato nulla, quindi direi che ci siamo. Come temperatura massima siamo arrivati intorno ai 60 gradi massimo, gradi, direi. Sì. Comunque c'è freschino, ci sono circa direi 13-14 gradi. Comunque poi dopo ovviamente per trasmissione, carburazione, per terminare il tutto ovviamente sarà diciamo da modificare un pochino in base alla pista dove andremo e alla temperatura che ci sarà. Dunque siamo giunti al termine, quindi io vi ringrazio per la visione, spero tanto che il video vi sia piaciuto e che magari vi sia stato d'aiuto su qualche piccolo appunto sulla carburazione e sulla trasmissione. E niente ragazzi, io vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale, mi farebbe un sacco piacere e mi dareste un grandissimo supporto. Detto ciò, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!